quel Natale lì del 98, non so se tu te lo ricordi o no, avevi appena finito la chemioterapia. Tu a un certo punto hai deciso, io voglio giocare a calcio, e tutti ci dicevano, ma che calcio? Ciao, sono Cecilia Salvai, giocatrice della Juventus, e oggi passerete un po' di tempo con me. Iniziamo da casa mia, ovviamente. Andiamo? Vi presento Marco, lui è mio marito, mi sopporta da tanti anni e mi vizia, tipo il caffè tutte le mattine. Il calcio a noi ci ha fatto incontrare, ci ha legato e ci lega tuttora. La più grande qualità di Cecilia credo che sia sicuramente la resilienza. L'ha dimostrato adesso sul campo, che è una cosa che tutti vedono, e l'ha dimostrato in altre situazioni, in altri momenti nella sua vita. Il peggior difetto è sicuramente il disordine. Lo ammetto, questo è vero. Questo è un armadio un po' particolare perché è pieno solo di maglie da gioco, riservato a quelle della Juve. 7 anni sono tanti, quindi ne ho parecchie. E queste sono invece le maglie della nazionale di quando ero più piccolina, con l'Under 17, poi con l'Under 19. Questa è quella del debutto al mondiale. E l'ultimo invece maglie divise anche a prescindere dal nome che c'è scritto dietro o dallo stemma che c'è davanti, quindi questa è una delle mie preferite. Dell'ultima gara di Barzagli allo Stadium, poi ci sono giocatrici per me molto importanti, del Barcellona di Mapi Leone e Renard del Lione. Conciliare calcio e studio non è mai stato facile, soprattutto quando ho deciso di iniziare l'università. È un percorso che sono riuscita a portare a termine ed è stato un traguardo importante della mia vita. Ho fatto 4 anni a Verona, di cui 3 proprio nel Verona e 1 nel Brescia. Ma quando mi ha chiamato la Juve mi ricordo che è stato un mix di emozioni. Vi racconto in realtà questo aneddoto. Praticamente mio nonno è sfegatato granata e quindi uno dei problemi più grandi è stato, ho detto a mia mamma, e mo chi glielo dice a nonno? Ma diciamo che il suo pensiero più grande è stato più o meno quello che ho avuto io, cioè ok, Cecilia torna vicino a casa, quindi ha pareggiato un po' il fatto che indossassi poi la maglia bianconera con questa cosa qua. Ok, è tornata vicino a casa e riesco a vederla un po' più spesso. In questi 7 anni, 6 anni e mezzo, ovviamente ci sono stati anche dei momenti un po' meno belli, tra cui appunto i due gravi infortuni che ho subito. È stato poi un periodo abbastanza tosto e difficile, però diciamo che sì, ha ragione Marco quando dice che sono una persona molto tenace, questo è vero. Poi diciamo che nella mia vita ne ho passate anche ben di peggio, ma questo è un altro discorso e ve ne parlerà poi qualcun altro. Avevi quasi 4 anni e hai cominciato a non star bene, avevi sempre la febbre, abbiamo fatto un sacco di visite, di esami, di tutto di più. Poi abbiamo incontrato fortunatamente un medico che era stato un pediatra oncologo del Regina Margherita, e lui, come ti ha visto, ha detto ok, ho capito cos'è il linfoma di Hodgkin. Le cure era naturalmente cicli di chemioterapia. E abbiamo passato tante ore, tanti giorni in quell'ospedale dove tu eri spaventata in quei momenti lì, ma sicuramente lo eravamo molto di più noi. Quel Natale lì del 98, non so se tu te lo ricordi o no, avevi appena finito la chemioterapia e hai voluto partecipare alla recita di Natale all'oratorio, dove hai fatto la pecorella. Non potevo perdermela. La pecorella, l'unica pecorella col cappello, perché naturalmente eri pelata, non avevi i capelli. Vabbè, tanto era inverno, quindi sì, infatti. Andava bene lo stesso. Ti ricordano tutti così, una pecorella col cappello. E poi tu a un certo punto hai deciso, io voglio giocare a calcio, e tutti ci dicevano, ma che calcio, insomma, fa freddo. Sì, non era proprio la cosa più appropriata, infatti, forse. Però tu volevi giocare a calcio, hai iniziato a giocare a calcio, non ti sei mai ammalata, e quindi anche lì la tenacia ha fatto la sua parte.
eri tu che aiutavi noi, sinceramente. No, questo lo dici tu, ma vabbè, diciamo che poi... Ma tu ti ricordi poco probabilmente? Io sì, ho no? proprio poca memoria perché forse è una fortuna da un lato che non mi ricordi tanto, ma no, qualche flash in realtà in mente perché mi ricordo un po' il reparto del Regina, come era fatto, c'era questa sala giochi con un sacco di murales, la finestra che dava sul mare, con i bambini, questo me lo ricordo bene. In realtà ho anche un flash dei parecchi prelievi che dovevo fare e quello era il momento più terrificante per me perché odiavo farli, o come tutti i bambini gli aghi non sono proprio Mi bene ricordo, accetti. prendevi a calci Mamma mia, i poverini. medici, Poverine. arrivavano con il camice bianco immacolato, uscivano con tutte le tue impronte delle scarpe sul camice praticamente. Se dovessi perché... rincontrarli veramente gli darei un infatti. forte abbraccio perché penso che si siano presi veramente un sacco di calci. Eccoci, questa è la mia seconda casa. Adesso vado ad allenarmi. Ti alleni pure così, cioè ti seguono mentre corri? Sì, infatti si sono allenati in questi 10 giorni. Come parti a correre ti Sì, seguono. Allora gliela passiamo loro la palla, aspetta. Vostra! E cosa ride quell'altra? Brava Lenzi! Come sei ti arrivata vizia, proprio... Ceci? Mamma mia, sono un po' sono viziata a casa, sono viziata al campo. Tutti che mi vizio viziano. ovunque. Lei è Martina Lenzini, la mia compagna di avventure in questa casa a Vinovo e in realtà è più le volte che me la ritrovo anche a casa veramente che altro. Però. Vabbè, mentre prendi il caffè, tu pensavi che non avessi niente da fare. Io mi bevo il caffè intanto, no? Invece Oddio. devi rispondere a queste domande. La prima volta che mi hai incontrato, raccontacela. È stato a Brescia. Già. Primo e unico anno a Brescia e mio ultimo anno a Brescia. E mi ricordo che insieme a un'altra ragazza ti portavamo sempre dopo gli allenamenti in stazione a prendere il treno per Verona. È vero. Il ricordo che più ci lega, secondo te? La partita con il Chelsea. Il ricordo più bello sono me, come noi come coppia difensiva. Resistere 90 minuti in una partita del genere, alla fine ci siamo ritrovate tutte abbracciate, sì, ce l'abbiamo fatta. Che tipo sono? Descrivimi in campo e fuori. Bada quello che dici. In campo determinata e forte, perché è forte. È una persona buonissima, gentile, generosa, cerchi sempre di aiutare tutti quanti ed accontentare tutti quanti. Brava Lenz, Sei brave? promossa. Bene, la mia giornata qui è finita e adesso vi porto in un posto che per me è molto molto speciale. Casa Ugi, una struttura legata all'Associazione Unione Genitori Italiani, è messa a disposizione dei bambini che sono malati di tumore e sono in cura a Regina Margherita. È a disposizione delle famiglie soprattutto che vengono da fuori, quindi lontano magari da Torino, che tutti i giorni purtroppo si trovano a dover fare delle cure all'ospedale qui vicino, quindi è un posto bello speciale, mi piace venire qua soprattutto nelle ore in cui i ragazzi, i bambini si trovano nella sala giochi e passare un paio d'ore, anche di più, a giocare con loro. Io imparo da loro, cerco di portare loro quanta più energia possibile, ma sono più loro che riempiono il cuore a me. Oh, buongiorno, Ciao Cecilia, piacere. Quanti anni hai, Ena? 10.